Qui ci troviamo nell'accettazione del pronto soccorso pediatrico e gli interventi che sono stati fatti hanno comportato in prima istanza la separazione dell'accettazione dai locali di attesa, la creazione di 3 locali distinti di attesa per pazienti non febbrili. Per pazienti più piccoli è stato infine ricavato un locale separato per l'attesa di pazienti febbrili con un bagno dedicato. Un intervento analogo ha riguardato la creazione di un percorso dedicato per i pazienti con Covid o sospetto Covid. In questo caso il paziente viene avviato in un percorso dedicato, in un'area in cui si accede anche dai mezzi di soccorso che arrivano nella camera calda e successivamente questi pazienti hanno un'area di attesa dedicata per pazienti con Covid o sospetto Covid. Da questa sala d'attesa si accede poi direttamente all'ambulatorio Covid. E Medical Africa QAM, come in tutto il mondo, è rimasto colpito dalla prima ondata di Covid, però nonostante gli interventi importanti fatti in Africa abbiamo deciso di intervenire anche in Italia e grazie all'Agenzia Americana per lo Sviluppo USAID siamo riusciti a sostenere 20 strutture ospedaliere, tra cui quella di Parma. È stata una donazione che ha consentito, insieme a finanziamenti pubblici governativi dedicati proprio per il contrasto al Covid-19, di riorganizzare in maniera molto efficiente il nostro accesso al pronto soccorso pediatrico, distinguendo in particolare i percorsi per patologie infettive, in particolare il Covid-19, da quelli per le patologie ordinarie. È un intervento che si è rivelato molto utile perché il numero di ricoveri e il numero di accessi in età pediatrica è nettamente aumentato dall'inizio dell'anno con la variante Omicron. Abbiamo avuto più accessi nel mese di gennaio e febbraio che nei 2 anni precedenti e quindi l'avere questo tipo di percorso e il poter disporre di questi locali ci ha permesso di visitare in sicurezza questi pazienti e di non contaminare nei momenti in cui il PS è più affollato pazienti con sintomi Covid e con pazienti che non avevano questi sintomi. I want to thank everyone from Pietro Barilla Children's Hospital and Doctors of Africa QAM for their tremendous efforts to provide enhanced health services to mitigate the impact of COVID on children and their mothers. Approximately $2.5 million of USAID's funding went to QAM for its Italian response to COVID-19 initiative. This included the development and implementation of a triage system to separate COVID and non-COVID patients here at Pietro Barilla Children's Hospital.